Per cambiare l'olio devi comprare un nuovo filtro, un detergente precambio e un bidone per l'olio. I prodotti e i componenti necessari li trovi nella descrizione del video assieme a un link per sapere quale e quanto olio ti serve. Per prima cosa, apri il tappo del bocchettone di riempimento dell'olio. Successivamente, mescola accuratamente l'additivo per la pulizia dell'olio motore e versalo completamente all'interno. Ricorda sempre di seguire le istruzioni specifiche dell'additivo che stai usando e di assicurarti di fare questa operazione in modo sicuro e in conformità con le raccomandazioni del produttore del veicolo. Dopo aver eseguito questi passaggi, avviamo il motore dell'auto e lo lasciamo in funzione per 15 minuti, permettendo all'additivo di pulire a fondo l'olio e rimuovere lo sporco accumulato. Assicurati di fare ciò in un luogo ben ventilato e in conformità con le istruzioni specifiche dell'additivo che stai utilizzando. Andiamo a sollevare la parte anteriore dell'auto con 2 cric a pantografo, che è un'operazione comune, ad esempio, per cambiare una ruota. Tuttavia, la sicurezza è fondamentale. Assicurati di farlo su una superficie stabile, posiziona correttamente i cric sotto i punti di sollevamento designati e solleva l'auto gradualmente. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, inserisci i supporti di sicurezza sotto la carrozzeria. Evita di lavorare sotto l'auto sollevata senza questi supporti. Quando hai sollevato l'auto, con l'avvitatore e bussola da 10 puoi iniziare a rimuovere le viti e a togliere completamente la piastra di protezione del motore. Ricorda di seguire attentamente i passaggi appropriati per garantire una procedura sicura e efficace. Ottimo! Ora hai bisogno di un bidone per il recupero dell'olio, una chiave per il filtro dell'olio e una brugola da 6. Quando sei sotto l'auto, cerca il filtro olio e il boccino dell'olio, o tappo di scarico olio. Posizioniamo la bacinella sotto il tappo di scarico dell'olio e, con una brugola, iniziamo a svitare il bullone. Facciamo attenzione, poiché l'olio può schizzare improvvisamente, e dato che è caldo, è meglio utilizzare dei guanti protettivi. Questa precauzione aggiuntiva ci proteggerà da eventuali schizzi e ci consentirà di maneggiare il bullone in modo più sicuro. Aspettiamo che l'olio dreni completamente nella bacinella. Successivamente, utilizziamo una chiave a catena per svitare il filtro dell'olio. Assicuriamoci di farlo con cautela per evitare schizzi o perdite di olio residuo. Questo passaggio ci consentirà di rimuovere completamente il filtro.
Assicuriamoci di pulire accuratamente eventuali residui d'olio intorno all'area di scarico e del filtro. Utilizziamo un panno o una carta assorbente per pulire bene l'area, garantendo che non ci siano tracce di olio residuo prima di installare il nuovo filtro. Ora possiamo avvitare nuovamente il bulone di scarico dell'olio al suo posto. Assicuriamoci di stringerlo con la giusta forza. Evitiamo di serrare eccessivamente per evitare danni al filetto. Una volta che il bulone è saldamente posizionato, possiamo procedere con l'installazione del nuovo filtro dell'olio. Ottimo! Adesso possiamo avvitare il nuovo filtro dell'olio al suo posto. Inseriamo il filtro e lo stringiamo manualmente fino a quando incontriamo una leggera resistenza. Successivamente, utilizziamo la chiave per il filtro dell'olio per stringerlo ulteriormente di mezzo giro. Abbiamo quasi finito, ora possiamo riportare il paramotore al suo posto e avvitarlo utilizzando le sue viti originali. Assicuriamoci di posizionarlo correttamente e di stringere le viti in modo uniforme. Ora possiamo procedere ad abbassare l'auto. Utilizziamo con attenzione i crick per far scendere gradualmente la parte anteriore dell'auto, fino a quando tocca il terreno. Ora che abbiamo abbassato l'auto, possiamo procedere con il versamento dell'olio nuovo nel motore. Utilizziamo un imbuto per evitare versamenti e versiamo la quantità di olio raccomandata dal produttore dell'auto, che sono più o meno 4 litri. Successivamente, controlliamo il livello dell'olio utilizzando la bacchetta dell'indicatore dell'olio. Estraiamo la bacchetta, puliamola con un panno, reinseriamola completamente e tiriamola fuori nuovamente. Osserviamo il livello dell'olio sulla bacchetta. Dovrebbe trovarsi al di sopra della metà dell'indicatore. Se è necessario, possiamo aggiungere ulteriore olio e ripetere il controllo fino a raggiungere il livello desiderato.